Buongiorno amici del canale. Dove siamo oggi? A Bologna. A casa di? Gemma e Daniele. E chi sono Gemma e Daniele? Sono i proprietari di casa, di questa bellissima casa a Bologna, nel centro storico. Allora, parliamo schiettamente, è la casa più bella di tutte secondo me. Cioè, di tutte e 7 le case per cui abbiamo messo il naso, no, nel fare, secondo me questa è la più bella. È la tua preferita. È la mia preferita. Ma questo restyling non è tanto bellezza, è praticità, utilità e modernità. 3 fattori importantissimi. Andranno a salvare una parte della casa fondamentale, perché questa casa ha avuto una riduzione di spazi, cioè no, non è vero, un aumento di spazi, ma una riduzione di stanze, e quindi bisogna riuscire a trovare la giusta collocazione per l'area studio dei ragazzi. Poi c'è un buco fatto da noi, perché? Perché questo qua è un vecchio tavolo che stava per andare, diciamo, non aveva una buona sorte, no. Ma invece è fantastico e perfetto perché si può sia utilizzare aperto se serve o chiuso, ed è comunque sempre molto ampio. Questo foro l'abbiamo creato apposta perché servirà per far passare tutti i cavi del computer, del resto, perché questo sarà proprio un angolo di studio. Si metteranno ai lati e potranno tranquillamente fare i compiti senza darsi fastidio, vero? Vero. La camera però è anche molto bella, che è ovviamente attigua, perché la parte studio, dall'altra parte c'è il bagno, tutto quanto molto comodo, una vera zona nuova solamente per i ragazzi. Quindi abbiamo giocato su dei toni che sono molto freschi, sì, e che sono ovviamente unisex, perché, giusto? Magic Paint per tutti. Quindi partiamo? Partiamo. Partiamo. Colore scelto per la base? Fleur de sel. Perché? Perché è una tonalità neutra, con delle sfumature azzurre che riprendono alcuni colori della cameretta, e sta bene proprio nell'ambiente, scalda anche un po'. Ok, quindi sta bene perché ci sono tutte le vetrate, anche bello, è molto fresco. Quindi inizio mettendo Fleur de sel puro nella vaschetta e tu inizia pure spelacchiando i rulli. Ma spiega un po' a casa perché spelacchi i rulli. Lo scotch trattiene tutti i pelettini che potrebbero staccarsi e andare nella pittura, oppure se il rullo è già stato utilizzato e quindi lavato, ti rimpolpa un po' il pelo. Ok, io come vedete qua ho preso anche un pennello, fondamentale, perché quando andremo a fare le gambettine, le parti più interne, ci saranno delle scanalature dove io ovviamente non arrivo con il rullo e andremo a farlo con il pennello. Saranno come sempre necessarie 2 mani di colore e ovviamente 2 mani di colore pure. Ora noi abbiamo spelacchiato il nostro rullo e prima di iniziare andiamo a metterlo nell'acqua ed asciugarlo benissimo con un asciugamano, così prende ancora più pittura e la rilascia ancora più velocemente. Come vedete, le prolunghe si tolgono e questo tavolo diventa anche piccolo, quadrato. Noi ora le togliamo per colorare al meglio tutti i bordi. Quando fate mobili con le prolunghe, non dimenticatevi le prolunghe. Spesso non le colorate perché dite sempre: ah, ma tanto poi quando strusci avanti e indietro si rigano. No, non si rigano se le fate bene. Piuttosto, quando andiamo poi dopo a reinserirle nel tavolo, solleviamo leggermente e le inseriamo. Vi assicuro che se vengono fatte bene e protette bene, rimangono perfette. È bello quando apri il tavolo che sia tutto quanto uguale, no? Quindi ora non le abbiamo tolte e come potete vedere dal bordino del tavolo si riesce tranquillamente a colorare il tutto anche col tavolo montato. Quindi le prolunghe le mettiamo sui nostri cavalletti e le coloreremo lì, mentre il tavolo andrà avanti così. Emma va sempre avanti con la scanalatura, guardate, utilizza un pennello a testa quadra che è un pennello molto furbo, molto intelligente. La cosa che voi dovete guardare in questo momento è come il colore aggrappa alla perfezione anche su una superficie ultra lucida. Ovviamente è stato fatto a Bavieri, acqua calda, bicarbonato e ammoniaca, molto bene, molto in profondità. Infatti guardate, mentre Emma va avanti con il pennello, io inizio a caricare il mio rullo che è stato bagnato e strizzato benissimo dentro un asciugamano. Non deve essere umido, deve solamente essere ricettivo di pittura. Come vedete io lo scolo bene, la pittura è molto densa, non vi preoccupate, non vi spaventate. So che a volte vi viene la voglia di diluire con acqua, ma se avete una superficie così lucida, al massimo me lo potete diluire con un po' di protettivo, ma mai acqua. Sulle superfici così tanto lisce e lunghe andiamo a stendere il colore in questo modo. Occhio che non dovete assolutamente premere. Quando il rullo non vi dà più nulla, fermatevi.
Noi in seconda mano andremo anche a mettere un po' di protettivo dentro il colore. Questo perché? Non per diluirlo, più che altro per farlo scivolare meglio, nel senso che la pittura sarà ancora più viscosa e scivolerà ancora meglio, ma nel frattempo vedrete che adesso autolivella, quindi la bucciatura si camufferà. Continuo, carico molto bene, collego subito le fette. Mi raccomando, dovete essere leggeri, non dovete assolutamente calcare o pensare di schiacciare perché risparmio pittura, vi assicuro che è il contrario. Chi schiaccia troppo poi dopo si ritrova purtroppo a dover fare una mano in più e quindi sprechi ancora più colore. Vedete, quando io passo la rullata sono proprio leggera. E continuiamo. Facciamo tutto fleur de sel, sia il piano superiore che le gambe che le prolunghe. Ho quasi finito la prima mano sul piano superiore, guardate che bello. Il colore è già perfettamente lisciato, unificato, coprente. Ora ovviamente finisco tutto e poi daremo una seconda mano. Prima mano completamente secca, completamente asciutta. Do la seconda. Dobbiamo avere una coprenza perfetta e preparare questa superficie per ricevere la prossima tecnica, lo stencil. Liscio e permetto alla pittura di autolivellare. Continuiamo su tutta la struttura. Asciutto. 2 mani? 2 mani. Sto rullo quanto è fico. Molto. Siamo state brave io e te? Sì, bravissime. C'è un trucco, ma non ve lo sveliamo ancora. Ve lo diciamo poi a fine tutorial. Quindi devono guardare tutto quanto bene, senza skippare, non si skippa. Allora, è arrivato il momento catartico di posizionare questo bellissimo stencil. Uno dei nuovi 3 stencil che tu hai ingegnosamente creato e che sono andati a ruba immediatamente. Sia il primavera che Il quadrifoglio che il quadrifoglio big. questo è il quadrifoglio big. A differenza del quadrifoglio ha dei fiorelloni, dei quadrifogli più grandi e alcuni più piccoli, quindi per questo lo chiamiamo big. Invece l'altro sono tutti uguali? Sì. Vero? Ovviamente noi vi consigliamo di utilizzare questo su superfici più ampie, mentre l'altro magari su superfici più piccoline. Certo che se avete un mobiletto alto così, usate questo qua con un quadrifoglione, non sta tanto bene. Quindi, detto questo, gli stencil che sono 2 e non è detto che loro per forza debbano usarli entrambi. Assolutamente, questo da solo è bellissimo e questo da solo è bellissimo. Quindi, se voi volete colorare il tavolo fleur de sel e poi prendere uno di questi 2 e farci lo stencil, avete 2 colori. Ovviamente se ci mettete anche l'altro stencil avete 3 colori. Uno del fondo del tavolo, uno di uno stencil e uno dell'altro. Potete anche usare più colori, perché? Perché magari i quadrifogli piccolini me li fate gialli, i quadrifogli grandi me li fate neri e così avete ben 4 colori, quindi uno del tavolo di fondo, uno di questo stencil qua e qua potete addirittura usare 2 colori, quindi avete massima libertà di scelta e sono sicura che non ci sarà mai un restyling uguale all'altro, anche se tutti usiamo lo stesso stencil. Emma mi faceva notare che noi siamo un pochettino, diciamo, accademici, quindi ricordatevi questa cosa qua, noi vi diciamo stencil 1 e stencil 2, ma in realtà voi potete mettere anche prima questo e poi questo, ok? Non chiamiamoli 1 e 2, Gina e Paola. Il disegno non cambia, viene uguale, solo per darvi un riferimento di mascherina. Perfetto, quindi prima cosa da fare quindi è capire con quale volete partire e che colore mettere. Io so già che voglio vedere tanto Sunset Blue, che è il colore che ho scelto sulla superficie, quindi la parte più ampia di colore che voglio dare è Sunset Blue. Quindi lui, che ha più spazio colorabile, lo faccio Sunset Blue. Mentre invece lui, che ha meno spazio colorabile, lo faccio con un altro colore chiaro. Quindi lui lo prendo e per adesso lo sposto. Emma ha già creato delle linee guida, perché? Perché si parte facendo questo restyling dal centro. A me piacciono le cose difficili, quindi partiamo come dice lei. Vai! Sì, partiamo dal centro perché almeno il disegno rimarrà uguale, specchiato da tutti i lati. Se avessi fatto io, che sono un pochettino più, diciamo, semplicistica, avrei preso bene le distanze da qua, che è bello dritto, e sarei andata avanti, ma giustamente lei è un po' più accademica, quindi facciamo come dice Emma. Vai! Poi ti avrebbe dato fastidio. Sì. Partiamo. Allora, ho fatto dei segni qua, qua e anche negli altri angoli che mi servono appunto per mettere precisamente lo stencil al centro. Quindi tu mi stai dicendo che la prima volta va misurato. Sì. Bon.
ho misurato la larghezza dello stencil, la larghezza del tavolo e ho messo semplicemente i segni dell'altezza e della larghezza. Benissimo, quindi la prima volta che noi mettiamo sto stencil bisogna misurare, ma non è sempre così complicato perché se ogni volta che devo riposizionare vado fuori di testa. Cosa ha fatto Emma che ha creato con le sue manine questo stencil? Ha creato degli intelligentissimi crocini che sono in realtà quadrettini, Sì. che sono questi, vedete ce n'è 1, 2, 3. Noi nel primo riposizionamento li facciamo perché loro serviranno poi per andare con la seconda mascherina sopra ed averlo perfettamente centrato senza dover più andare a misurare tutto il perimetro. Mi raccomando, non vi dovete preoccupare perché so già che qualcuno dirà sì, però poi dopo sono delle sbavature, il colore sbagliato nel posto... No, calmi, quando siamo a fine restyling, prima di andare a proteggere, si va con un pennellino piccolino, si va a chiudere col colore di fondo, si cancellano e abbiamo finito. Meglio così che avere poi dopo uno stencil che è tutto quanto come le onde del mare, storto, ok? Quindi mi raccomando, importantissimo. Ora, quello che dico sempre io è fermate lo stencil in modo che non si muova, ma non voglio che mi fate una cornice, perché poi dopo quando lo staccate rigate tutto il mobile. Quindi mi raccomando. È messo bene? Sì. Ok. Metto un pezzo di scotch qua e metto un pezzo di scotch là. Potete avere due alternative oggi, come sempre. Tamponcino, vi consiglio almeno quello da 12, se avete un tavolo così grande, non quello da 8 che è piccolino. E rulla pelo corto. Pelo corto, mi raccomando, perché non bisogna sbavare sotto la mascherina. Potete fare questa esperienza perché sicuramente su una superficie così ampia o su muro fate meno fatica. Prendo il colore, lo metto nella mia vaschettina, ne metto un po', poi se serve aggiungiamo sempre dopo, tolgo via bordure, tengo vicino un cartoncino. Questo cartoncino mi aiuterà a non sbavare. Siete alle prime armi, non avete mai fatto uno stencil, non fate subito lo stencil lì. Si prende con la mascherina prima di iniziare a fare il tavolo, si prende un pezzo di cartone, una scatola vecchia che avete trovato al supermercato e provate a farlo su un cartone, perché tanto è normale, si sbava la prima volta, ok? Ho preso un po' di colore, lo scarico un pelino qua, così, e inizio a picchiettare. Mi raccomando, se mettete troppo colore sbava sotto e poi dopo fate il laghetto e il disegno non viene bello preciso. Dovreste sempre picchiettare e non spennellare, perché spennellando purtroppo si fanno delle sbavature, ok? Io non vi consiglio di andare in giro ad acquistare tamponcini economici in spugna, perché le mascherine Magic Paint sono di qualità, sono molto spesse e con la spugna non arrivate in profondità, non vi vengono dei begli stencil, quindi utilizzate o lui o il rullo. Come lo usiamo il rullo? Prendiamo un po' di colore. Qui ho il pelo corto, quindi completamente differente, vedete? Scarico e vado. Meglio essere un pelino più scarichi, meglio passare un po' più di volte che sbagliarsi e fare un laghetto. Ovviamente su superfici ampie io vi consiglio il rullo, perché altrimenti ci mettete molto. Se avete invece mobili piccolini, usate anche il tamponcino. Una volta che ci prendete la mano potete anche evitare tutte le volte di andare a scolare qua. Delicatamente continuate. Alziamo. Ecco il primo stencil. Ora, prima di riposizionarlo, cosa faccio? Lo asciugo leggermente, così. Cartone, in modo da asciugarlo sotto. Carta. Tolgo solamente l'eccesso, in modo che non sbavo su una nuova superficie. Ora riposizioniamo lo stencil avvicinandolo al primo. Ora carico il mio rullo e riparto. Come potete vedere il tavolo è completamente tappezzato dallo stencil, è ora di mettere il secondo. Come vedete adesso vedete tutto il tavolo blu. Quando metto il secondo stencil per il posizionamento
come per magia, il blu non c'è più. Questo è il trucchettino, ma soprattutto non vedere nei punti in cui ora andremo a lavorare col colore chiaro dei rimasugli di blu. Quindi mi raccomando, fermiamolo. E ora come prima, tamponcino e rullo. Come prima mi raccomando, decidete qual è quello che preferite, andate avanti così. Nella vaschetta abbiamo messo del clear sand, puro ovviamente, non diluito. Mi raccomando, non diluite i colori quando dovete fare gli stencil, perché altrimenti poi dopo il colore passa sotto la mascherina e si sbava tutto. Essendo la prima volta che lo carico, ne prendo un bel po' e via. Scarico leggermente sul cartoncino e parto. Si vedrà, non vi dovete preoccupare pensando che siccome ho una base chiara non si veda. Vi assicuro che si vedrà parecchio. Alziamo e vediamo come viene. Iniziamo già a renderci conto della finalità del disegno, perché ora si vedrà tutto. E voilà! Molto fine, molto elegante, molto delicato. Continuo su tutto il tavolo. Guardate che spettacolo questo tavolo con questo doppio stencil. A me la cosa che piace di più è la raffinatezza che c'è tra il fleur de sel di fondo e la parte più chiara. A me piace tantissimo quando ci sono questi incontri di colori chiari, tenui, che fanno questo mix. Mi piace molto di più forse l'incontro di due colori tenui che un contrasto troppo forte. Lo trovo ancora più elegante. È ora di proteggere col protettivo opaco tutto, sia le prolunghe che la parte centrale che il fondo. E come prima, rullo a pelo medio e pennello per andare negli incavi. Mi raccomando, cercate solo ed esclusivamente di non mettere troppo prodotto. Serve la quantità giusta, corretta, ma soprattutto lasciare che autolivelli. Ovviamente io non sto facendo i bordi, adesso stendo una prima mano su tutta la superficie, dopodiché andrò a passare anche la prima mano sulle prolunghe. Una volta che questa prima passata è asciutta, vado poi ad alzare il piano per fare i lati, i bordi. Mi piace tantissimo, adesso è diventato ancora più vivo, nel momento in cui lo proteggi diventano più vivi i colori e mi piace tantissimo. Sto usando il protettivo opaco perché rilascia sulla superficie una texture quasi impalpabile, tu non vedi assolutamente più nessun difetto, non vedi lucentezza, non vedi nulla, sembra semplicemente colorato. Mi piace moltissimo perché è discreto, discreto. Liscio, in questo modo permetto comunque al protettivo di autolivellare senza lasciare difetti. Anche questo restyling È finito. Ma secondo te a Gemma e Daniele piacerà? Secondo me piacerà a loro, ma soprattutto ai figli. È importante anche loro, perché ci devono studiare loro qui. E dimmi un po', è stata lunga? Giusta. Giusta, ma secondo te io e te l'avremmo finito così in fretta? Secondo me loro hanno già visto i nostri elfetti della giornata. Allora, chiamiamo qui i nostri elfetti a salutarvi. I nostri elfetti che hanno lavorato con noi duramente per creare questo restyling e anche un altro. Sì. Per voi, per questa bellissima serie TV che andrà in onda sulla 7 e di tutto il resto tu. Andrà in onda la domenica in tarda mattinata, oppure se non riuscite in tarda mattinata, ma dovete vederla comunque, se volete rivederla, andate sulla 7.it gratuitamente quando volete, come volete, senza registrare. E non hanno scuse perché non si devono registrare e non devono neanche pagare, quindi Esatto. basta. E secondo te qualche serata con qualche replica ci sarà? Assolutamente sì, ve lo faremo sapere. Ma questo qua è solamente uno dei restyling che vedranno invece nelle altre 7 case. Esatto. 7 case. E lui dov'è che va già? Bologna. Mi raccomando. E cosa bisogna dire ancora altro? Dov'è che si trova Magic Paint? Su magicpaint.it, dove trovate anche una cartina con i rivenditori. Dai, qua ne abbiamo ben 2! Abbiamo i ferramentaserri di Marina di Carrara, via Ruga Alfiomaggiani 114. e vi trovano sempre tutti e due. Mimì Cocò? Io sicuramente. Lei spesso. Idee in fiore di Margherita Giacalone che troviamo dove? Belgioioso, via 20 settembre al 29,
provincia di Pavia. Oh, invece Lea Fra è una fantastica, diciamo, apprezzatrice restyler che si è fatta tutta l'Italia per venire qua da me a fare questa bellissima giornata e quindi ti ringrazio. Grazie. Questi corsi non servono solamente per affinare tecniche, perché secondo me tante cose che hanno fatto oggi le sapevano, tante magari no, non è questo il punto, però servono anche per imparare a lavorare in gruppo, per imparare a capire come fare più lavori insieme e soprattutto per condividere con altre persone la stessa passione, che secondo me è la cosa più bella. Dov'è invece che non si trova Magic Paint? No, su Amazon.